Alfonso ci racconta l'esperienza con la sua seconda surroga del mutuo. Decide di recarsi in una banca perché è stuzzicato dalla pubblicità esposta in vetrina. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, si accomodi. Grazie mille. Vorrei avere delle informazioni per quanto riguarda le vostre proposte di surroga del mutuo. Va bene, signor Alfonso. Quando lei sarà in possesso di tutta la documentazione che può trovare su questo foglio, può tornare qui da me e le faremo una proposta. Ok, per adesso grazie e le auguro buona giornata. Grazie, arrivederci. Alfonso in pochi giorni ha consegnato la documentazione richiesta. Chiara gli ha subito segnalato le tempistiche un po' lunghe della prima analisi della documentazione, ma lo ha tranquillizzato dicendogli che le condizioni pubblicizzate sarebbero state valide fino alla fine dell'anno. Ah, ma l'altra volta non me l'aveva detto che aveva già surrogato. Va bene, comunque le faremo sapere quando avveremo la procedura. D'accordo, comunque la legge non vieta di fare più di una surroga. Comunque, aspetto vostre notizie e le auguro buona giornata. Alfonso riceve una telefonata da Chiara, in cui gli richiede un documento catastale aggiuntivo. Un'ora dopo, Alfonso riceve una mail nella quale Chiara gli segnala che in procedura a suo carico, in un'altra località, risultano precedenti pregiudizievoli. Al che, un po' confuso per l'accaduto, spiega di non essere mai stato nella città in cui vi erano presunte pendenze. Chiara lo rassicura che avrebbe effettuato un controllo più approfondito. Non ricevendo segni di vita dalla banca, Alfonso scrive una mail in cui chiede notizie circa l'esito di questo controllo approfondito. Dopo 3 giorni, Chiara gli comunica che il controllo ha avuto esito negativo e che la settimana successiva si sarebbe fatta sentire perché si poteva andare in delibera. Spazientito dalla lungaggine che la pratica ha preso, Alfonso decide di chiedere un cortese aggiornamento, scoprendo però che Chiara sarebbe partita per 15 giorni di ferie. Al suo rientro, Chiara comunica ad Alfonso di aver dato l'incarico alla società addetta alle perizie, avvisandolo che sarebbe stato contattato da quest'ultima per l'appuntamento con il perito. Fatta la perizia, Alfonso rimane perplesso sulla valutazione commerciale che gli hanno comunicato. Chiara conferma che gli comunicherà prossimamente la data fissata per l'atto notarile. E così, finalmente, dopo circa 6 mesi, arriva il giorno della surroga del mutuo. Scambio degli assegni, lettura del contratto da parte del notaio e balletto delle firme. Stretta di mano per tutti e via a festeggiare questo nuovo successo finanziario.